Siamo nel periodo di carnevale, siamo credo in uno dei mesi di febbraio più freddi che io possa ricordare nella mia vita. Ed è un periodo piuttosto in sordina. Di solito da noi qui in Veneto il carnevale è un momento di grande gioia, di grandi feste, no? Che al culmine, noi lo sappiamo bene, col carnevale di Venezia, il martedì grasso. Ma quest'anno, forse perché siamo tutti stanchi di indossare maschere per proteggerci da questo virus che da un anno a questa parte ci sta rendendo la vita impossibile, io penso che si senta un po' di meno questa festa, che sapete, io non ho mai tanto amato, perché il carnevale per me era soltanto un'occasione per presentarsi con un vestito diverso, talvolta un vestito che io non sentivo mio, e l'ho sempre un po' sofferto questo periodo del carnevale. Poi ho anche smesso, fin da quando ero bambina, di travestirmi da qualcosa, perché io reputo che siamo sempre travestiti, che noi siamo sempre vestiti in modo da non mostrare mai, ma non possiamo fare mostra di quello che noi siamo veramente, non lo possiamo fare mai in nessuna occasione, perché il nostro vero io, quello che anche nel corpo, no, noi custodiamo, non verrà mai interamente mostrato agli altri. Questo è un discorso però che andrebbe nella più alta filosofia e nella più alta psicologia. Io oggi voglio semplicemente parlarvi delle maschere, voglio parlarvi del significato e del fascino che su di me hanno sempre avuto queste maschere. Io ho cercato di interessarmi alle maschere fin da quando ero insomma una studentessa. Ricordo che i primi 2 anni dell'università li ho dedicati agli esami di base e poi gli altri 2 io li ho dedicati alle materie che avevo scelto nel mio piano di studi e ho fatto parecchie ricerche sulla maschera che poi sono culminate nel rapporto della maschera e del volto nel teatro giapponese, di cui magari un giorno vi parlerò. La maschera nasce in 2 ambiti principali: l'ambito della festa, dell'orgia, delle feste, dei Saturnali al tempo di Roma o delle festività dionisiache al tempo dei Greci, e quindi ha un carattere religioso. Mentre da un altro ambito possiamo chiaramente legarlo, come ben sappiamo, al teatro. Ma in ognuno dei 2 casi la maschera, in sintesi, devo raccontarvi, è quel mezzo, quella membrana che si pone sul volto che consente di effettuare quel passaggio e quella unione, quella confusione, quella fusione tra il divino e l'umano. Infatti non a caso in alcuni riti, ancora oggi, in alcune parti del mondo, chi viene posseduto dal Dio viene mascherato e quindi non mostra quella che, tra virgolette, possiamo dire sia la propria identità. Quindi la maschera nasce per coprire un volto o per mostrarlo? Questo è uno dei grandi quesiti sulla maschera, e il carnevale ha abbracciato questo significato un poco, sapete, difficile da dare e anche un pochino ambiguo della maschera, perché alla fine, se noi ci pensiamo, viviamo il carnevale in un periodo in cui si può fare, coprendosi il volto, qualcosa che di solito nella quotidianità e nell'ordine non facciamo, e viviamo in un momento di caos, un caos che ha l'apice, come vi dicevo, il martedì grasso, e che poi il giorno successivo immediatamente diventa l'occasione in cui noi mettiamo sulla testa la cenere e dimentichiamo subito tutti i bagordi che abbiamo fatto per alcuni giorni. A Venezia il carnevale durava qualche mese nel passato, non era così breve come oggi, e la maschera era parte di un costume quotidiano. Ecco, mi interrompo perché le campane mi accompagnano spesso nei miei video. Sono a San Donato, di Cittadella, è una chiesetta
dall'aspetto romanico. Io mi sono messa qui con l'abside, come potete vedere, perché mi piace particolarmente questo scorcio che ci ricorda appunto dell'insediamento primitivo di questa chiesa, di cui vi ho parlato forse nella mia pagina Facebook, se non ricordo male. E tornando alla maschera, al carnevale, ecco che è quel momento di confusione, quel momento in cui ci è concesso di rompere le regole e quindi si accetta più facilmente quello che avviene, che normalmente non sarebbe compiuto, ecco, nella società. E poi, come vi dicevo, l'ordine ricostituito da ricordarci che noi siamo mortali, quindi siamo cenere e cenere ritorneremo. Non è una grande prospettiva, lo so, ed è per questo che io amo la maschera per quello che è, perché la maschera non a caso nel teatro ricorda e indica la persona, e qui ancora una volta dovremmo partire con il fatto che noi, con la considerazione meglio, che noi viviamo di maschere, viviamo di coperture. Quanto veri siamo, quanto sinceri siamo, nel senso quanto mostriamo di noi stessi, pochissimo, ma noi stessi davvero non ci conosciamo e forse non abbiamo coscienza di quello che noi siamo, ma questo è un altro discorso. Oggi ho pensato di scegliere alcune immagini e vorrei mostrarvele in sequenza e commentarle insieme a voi. Mi sembra molto interessante e doveroso iniziare con questa lotta tra il Carnevale e la Quaresima 1559 di Peter Bruegel il Vecchio. Un quadro fondamentale perché è uno dei primi a narrare questo contrasto tra il periodo del piacere, del divertimento a sinistra nel quadro del Carnevale e quello a destra del ritorno dell'austerità, del ritorno della Chiesa con le sue regole. È un'umanità che in realtà non si redime mai, una umanità che si confonde in realtà quella di Bruegel, ma è molto, io credo, interessante vedere la raffigurazione da una parte a sinistra, quasi al centro, la simbologia del carnevale, questo uomo grasso, no? Con questo cibo vestito in rosso e in azzurro, accompagnato appunto da questo corteo che ha qualcosa di grottesco, quasi di animalesco, e di fronte, dall'altra parte, la donna emaciata, magra, molto povera, se volete, su una sorta di sedia a carretto trainata da un monaco e da un frate. È interessante questa confusione tra la parte del divertimento, l'osteria, e la parte invece della chiesa a destra, dove qualcuno uscito dalla chiesa fa l'elemosina nell'angolo appunto in basso a destra c'è un uomo che dona dei soldi, ma attenzione perché quell'uomo è vestito degli stessi colori del dio del carnevale e quindi c'è un'ironia sottilissima da parte del pittore perché ci viene quasi a dire che è un pentirsi o un fare elemosina che lava in apparenza la coscienza e non in profondità. Al centro del quadro questa coppia, non dimenticatela, la ritroveremo poi in altro modo interpretata, che forse riunisce entrambe le due parti in una sorta di quiete, non è né nell'orgia né nella pacificazione con il ritorno appunto delle regole. E tutta questa dettagliata narrazione ci racconta però di come nel pittore sia sia molto attento, questo è un dettaglio che volevo mostrarvi del dio, chiamiamolo così, del carnevale in questa opera, ai cui piedi ci sono delle carte. Io le ho guardate con attenzione, a me sembra che sia un 5 di fiori. Siccome anche Bruegel si interessava di alchimia e fin dal XIV secolo erano in voga i tarocchi, quindi la lettura delle carte, a me piace pensare che questa 5 sia buttato lì, non a caso, come simbolo di buon auspicio. Questo simbolo di buon auspicio che invece in un certo senso manca nell'opera di Lorenzo Lippi, che qui vediamo, l'allegoria della simulazione, 1642. Sono state interpretate in vari modi questi simboli, no? Melagrana ne abbiamo parlato, se vi ricordate, con Dalì. La maschera ha questo colorito piuttosto molto in contrasto con il volto invece più pallido della bella donna che la regge nella mano. E allora cosa potrebbe essere? L'allegoria della pittura, della simulazione, l'interesse per il teatro o
per un ambito filosofico che però ci sfugge, non dimentichiamoci che nel 1603 era uscita la prima edizione dell'Iconologia di Cesare Ripa e quindi la donna con la maschera e nella versione maschera con Luccio diventava una sorta di immagine della dissimulazione. Qui il Luccio viene sostituito dalla melagrana, che è simbolo aperta di misericordia e quindi in un certo senso anche di in ambito più pagano, quindi di fecondità e di vitalità. E così a me piace interpretarla, però mi pongo un quesito. La maschera ha più colore rispetto, come vi dicevo, al volto della donna qui raffigurata, e allora ci viene quasi spontaneo domandarci: ma quale sia il volto vero? Quale sia in realtà quello che noi dobbiamo considerare il vero volto, quello che si cela dietro la membrana della maschera o quello che invece è la maschera? Di tutt'altro genere completamente è il Carnevale di Gian Domenico Tiepolo. Io spero che quando tutta questa pandemia sarà finalmente finita, voi possiate tornare o venire a vedere Villa Valmarana ai Nani. Questo è l'affresco di Gian Domenico nella foresteria. È un saluto. Pochi sanno che il carnevale, un saluto fra maschere, pochi sanno che nel Carnevale di Venezia tutto aveva inizio in realtà il 26 di dicembre e si aveva poi la conclusione di tutto questo lungo periodo della maschera con l'avvento della Quaresima. E quindi eccolo qui, vedete le maschere erano varie, ce n'erano raffigurate come la Bautta, che è quella maschera bianca, la larva con il cappello, lo vediamo a sinistra, a tre punte, il tricorno e la mantellina nera, eppure c'era anche la moretta che invece a sinistra, nella bella fanciulla che la indossa, era di velluto, aveva una forma ovale, si teneva con un bottone, una sorta di bottone in mezzo ai denti, per cui diventava quella che viene chiamata una maschera muta, perché non si poteva parlare. La bauta dava invece una certa libertà, perché poteva chi la indossava bere e mangiare senza doverla togliere, quindi rivelare la propria identità. Di tutt'altro genere è invece l'autoritratto di Enso, siamo nel 1899, tra queste maschere. Questo forse è un quadro che può richiamare il nostro Pirandello, no? Quello di incontrare nella vita, così parafrasando un po' la celebre frase di Pirandello, molte maschere e pochi volti. Infatti è un po' questo l'intento del pittore, che vedete come già cambia, non è più il carnevale, ma diventa proprio una denuncia di una società grottesca, dove i volti si confondono, dove c'è tutta una sorta di grande confusione, ancora una volta, di varie caratterizzazioni più o meno serie, più o meno, come vi dicevo, grottesche. Sembra spiccare, non a caso con un cappello molto vistoso rosso, proprio l'autoritratto del pittore. Il pittore belga che sì, fa parte dei simbolisti, ma io credo che abbia respirato molto colore anche da altri maestri di pittura. Quindi abbiamo proprio qui una sorta di horror vacui, e tutto lo spazio viene riempito da queste caratterizzazioni. Poi torniamo al mio grande amore, che è Mossà. Voi sapete, io amo particolarmente questo illustratore, ma no, pittore, chiamiamolo per quello che è. Il suo Pierrot che se ne va è in realtà un'opera straordinaria del 1906. Era da poco rientrato da un viaggio in Italia con il padre. Vi ricordate, vi parlavo di come il padre abbia iniziato queste scenografie per il Carnevale di Nizza, e qui lui immagina questo Pierrot che io non vorrei vedere suicida, come di solito ci aspettiamo, no? Nell'immagine triste del Pierrot, con questo coltello in mano, ma attenzione particolari, ha in mano un cappello da donna che è più vicino a noi nella scena, e ha questo pugnale insanguinato. A me piace pensare che in realtà abbia appena sì, ucciso per amore probabilmente, e sullo sfondo c'è il carnevale, dove mi pare di vedere anche delle figure nude, quindi questo potrebbe essere il retroscena di una storia di passione.
La coppia che dà le spalle. L'abbiamo vista anche in Bruegel ed è, non so se Mossad conoscesse quel quadro, però sicuramente questi due risolvono il momento della riflessione sulla morte in senso generale, quella che è procurata ma anche quella che si vuole dare a se stessi, ecco la figura di Pierrot, e quel caos che si va, a cui si stanno rivolgendo, stanno andando verso il carnevale, e quindi queste due figure diventano, come in Bruegel, la soluzione tra il momento tragico in primo piano e il momento della festa nel sottofondo. Chiaro che con Mossad siamo a un momento di nuovo simbolista che apre molte letture, mentre di tutt'altro genere sarà ed è questa allegoria straordinaria di Nolde, questa natura morta con maschere, è del 1911. Sono in realtà anche queste maschere che denunciano un grottesco, una sorta di sogno d'orrore, una sorta di incubo, no? Di questa società che già nel 1900 si andava analizzando con occhi nuovi, diversi, legati alla psicologia, alla psichiatria, e quindi abbiamo tutta una sorta di caratterizzazioni diverse, ma anche l'amore per il pittore, per quell'esotico a cui si rivolgerà dopo 2 anni circa, già dal 1913, con i suoi viaggi verso la Cina, il Giappone e la Nuova Guinea. Ed ecco qui un pochino diciamo, precede i viaggi questa opera espressionista. Il colore è fortissimo, il colore è proprio quello carico della pittura tedesca degli espressionisti, che ci porta, ci conduce sicuramente a riflettere su come debba essere trattata anche la materia, non soltanto pittorica, ma anche umana a disposizione, con questo grande dramma che è la vita dell'uomo. E poi vorrei chiudere con un quadro che invece torna a una sorta di ordine, è il mio, anche questo amatissimo, Gino Severini, che nella sua, quella che è chiamata la sua terza fase, sembra tornare anche lui all'ordine, ritorna all'ordine, lascia il futurismo, a cui poi comunque ritornerà, e in queste rovine abbandonate inscena l'equilibrista, lo vediamo su questa palla azzurra, ma non mancano moltiplicati quasi all'infinito, in basso a destra, questi pulcinella, queste immagini di maschere di carnevale, che fa di questo quadro in realtà tutt'altro che un quadro senza significato. Sembra quasi dissacrare questo momento, no? Tra la rovina, richiamare il teatro, ma al tempo stesso distruggerlo, così come lo sono le rovine. Quindi e scegliere la ripetitività di una stessa maschera potrebbe essere quasi un'indicazione ossessiva e talmente assurda che uno di questi sta addirittura su una colonna altissima e da lì suona. Quindi anche qui aperto a molte letture, a molte interpretazioni, e con questo Severini ci dà il suo momento di anche aggancio al metafisico, per cui andrebbe visto in questo modo. Bene, spero che questa carrellata di dipinti vi sia piaciuta. Io penso che sia un modo per riscoprire alcuni dei capolavori e dare loro un significato magari un pochino diverso, cercando di cogliere gli aspetti meno noti, e ricordatevi sempre che quello che noi vediamo, quello che noi conosciamo, non è mai esattamente così come sembra.